Buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono davvero molto contenta perché prepariamo una ricetta amatissima dai bambini, le pizzette da bar, ultra morbide e golose. Guardate che belle! Bene, iniziamo a preparare il nostro impasto. Prendiamo una bella ciotola molto capiente, inseriamo all'interno 500 g di farina 00. Poi ci pesiamo 280 g di acqua a temperatura ambiente e la iniziamo a mettere in 3 parti all'interno della farina. Quindi sciogliamo un cucchiaino di zucchero, 4 g di lievito secco o 12 g di lievito fresco di birra e iniziamo ad impastare utilizzando una forchetta. A questo punto possiamo inserire anche un cucchiaino di sale, abbastanza abbondante, siamo all'incirca sui 12 g di sale. Inseriamo quindi l'ultima parte di acqua, mescoliamo e aggiungiamo 50 g di olio extravergine di oliva. Bene, il nostro impasto adesso è pronto, dobbiamo amalgamarlo bene. A questo punto possiamo anche utilizzare le mani. E quando il composto sarà omogeneo possiamo terminare l'impasto sul piano di lavoro. Davvero facilissimo, se volete potete utilizzare anche una planetaria. Lasciamo riposare il nostro impasto per un'oretta, coperto con pellicola. Lo riponiamo nel forno con la lucetta accesa o con la funzione lievitazione. Trascorsa un'oretta, riprendiamo l'impasto e lo andiamo a dividere. Facciamo delle palline da 80 g. Vi consiglio di utilizzare una bilancia da cucina. In questo modo avremo tutte le palline uguali. Bene, se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, lasciate un like per supportarmi e iscrivetevi al mio canale. Siete sempre i benvenuti. Per qualsiasi domanda, scrivetemi qua giù tra i commenti. Una volta ottenute le nostre pezzature, andiamo a pirlarle con il palmo della nostra mano, cioè facciamo queste palline e le posizioniamo in una teglia coperta da carta da forno. In questo modo non si attaccheranno. E sì, per avere delle pizzette soffici dobbiamo fare un'altra lievitazione. Le lasciamo riposare nella teglia per un'oretta, sempre coperte con pellicola alimentare. Le mettiamo un'altra volta nel forno con la funzione lievitazione o con la lucetta accesa. Dopo un'ora le nostre pizzette hanno riposato e non ci resta altro che andarle a stendere. Possiamo utilizzare le dita, l'impasto è davvero molto morbido, come vedete si appiccica alle dita, quindi cosa facciamo? Le bagniamo leggermente nella farina e le andiamo a schiacciare, lasciando il cornicione leggermente più alto, in modo che conterrà bene il sugo all'interno. Davvero semplici e divertenti da preparare. Ho frullato 300 g di pomodori pelati e li andiamo a condire con del sale e con dell'olio extravergine di oliva. Versiamo il pomodoro sulle pizzette
in questo modo. E adesso procediamo a fare l'ultima lievitazione. Le metto di nuovo in forno a lievitare per un'oretta. In questo modo avremo delle pizzette davvero ultra soffici. Diffidate sempre dalle pizze senza lievitazione perché poi vi restano sullo stomaco. Mi raccomando, so che qui su YouTube ce ne sono davvero tantissimi di questi video. Bene, una volta che le pizzette sono pronte, sono lievitate, le condiamo con l'origano, mettiamo un po' di provola oppure scamorza o mozzarella, qualche olivetta e via, finalmente sono pronte per essere infornate a 180 gradi per circa 15 minuti. Forno preriscaldato e statico. Voilà, le pizzette baby o da bar sono pronte. Guardate che belle, sembrano acquistate, vero? Sono fantastiche sia per prepararle per i nostri bimbi, oppure per prepararle per un compleanno, un aperitivo. Insomma, a vederle fanno subito festa. E poi potete anche sbizzarrirvi con i condimenti, magari potete farle anche con le patatine, con i würstel o utilizzando dei salumi. Guardate quanto sono morbide, super soffici. È anche un impasto molto delicato, non unto assolutamente, è golosissimo. Io adesso le sto tagliando a mano per farvi vedere la morbidezza dell'impasto, però naturalmente scottano e questa operazione non mi è riuscita benissimo, però io ci ho provato. Bene amici, io spero davvero che la ricetta vi sia piaciuta. Vi raccomando, sostenete il mio canale, lasciate un like, iscrivetevi e condividete la ricetta con i vostri amici. Ci vediamo presto con una nuova video ricetta, io vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao!